5 della sera, amici, è ora di sloggiare. Ci siamo praticamente 2 giorni. Siamo stati molto bene, stupendo, ma continuiamo ad andare verso la Francia. Facciamo pochi chilometri e io dico che appena ritroviamo un bel parcheggio ci rifermiamo, tanto per cambiare. Comunque stiamo andando verso la Francia, magari alcuni di voi neanche lo sanno, stiamo andando verso la Francia e verso la Spagna perché Davide ha la visita a settembre. Quindi faremo la visita e poi torneremo in Sardegna a salutare i nonni e gli amici. Una volta all'anno, qualche giorno rientriamo. Quindi togliamo l'oscurante e ce ne andiamo. Bravo Dato, Grazie. facciamolo. Vogliamo tornare indietro di 20 minuti e visitare Moncenisio, che è il quarto comune meno popolato d'Italia. Ve lo immaginate? Ci sono 50 abitanti. Mazza! Scendiamo piano piano perché questa strada è abbastanza brutta. Un po' sconnessa. Però è salito tranquillo qui l'Ivercon, Sono troppo carine, c'era una marmotta, peccato, poi avevo acceso la videocamera, è entrata dentro, era a 2 metri da noi. Ad una fontana dove ci riempiamo acqua potabile e anche l'acqua, un po' di acqua dei serbatoi. Che belle queste fontane, acqua fresca, ghiacciata. Ghiacciata. Non è neanche tanto debole qua. No, c'è un bel flusso. Ci siamo riempiti le bottiglie e la damigianetta di acqua da 8 litri di acqua potabile, eravamo quasi senza. E così possiamo quantomeno bere. Abbiamo scoperto che purtroppo la strada non è a senso unico. Arrivano macchine anche dall'altra direzione, ne abbiamo appena incrociata una e si sta stretti in due. Ricordatevelo, è il quarto comune meno popoloso di tutta Italia.
Andiamo a scoprirlo, non vedo l'ora. Siamo in un posto magico, ragazzi, magico. Benvenuti a Moncenisio. Ferrera Moncenisio, c'è un lago meraviglioso, ragazzi. Comune di Moncenisio, metri 1465 sopra il livello del mare. Lisbona 1983 km, Mosca 2945, Stoccolma 2261, Parigi 732, Roma 753. Torniamo a Stoccolma 2261. No, io voglio andare a Mosca. Voglio andare a Mosca ceca. Per cortesia visitate a piedi il nostro villaggio. Baita nonno Guido. Un saluto al carissimo nonno Guido che non ci segue probabilmente. Chalet incantato. Casa vacanze. Trattoria degli amici. Guardate che spettacolo queste case con i balconcini con i fiori in legno. Il fiume è sotto. Guardate che meraviglia. Cento anni in vetta, Sentiero Paradiso, Moncenisio 1460, Roccia Melone 3538. I've heard a story, I've heard it said, I've come to believe that love is a bet. Sometimes you win. Nel 2014 viene restaurato e riallestito il vecchio mulino del borgo. I dati statistici di Moncenisio del 1851 ci restituiscono uno spaccato di vita dell'epoca. Il comune contava 35 fuochi, case abitate e 218 persone. Un numero considerevole per un territorio dove si coltivavano segale e patate, si viveva di pastura e in parte della manutenzione della strada nazionale. Alle donne di montagna, intelligenti e forti, capaci di portare le fatiche della vita regalando un dolce sorriso. Ferrera Moncenisio. I may be going, I may be left, I may fall apart. Come to my table, come to my bed. L'edificio che oggi ospita l'Ecomuseo e le terre al confine era un tempo la casa comune di Ferrera, così è indicata questa costruzione in alcuni documenti d'archivio e su vecchie planimetrie del borgo. Uno spazio a disposizione della comunità che ospitava anche il lavatoio e il forno, a servizio di tutti gli abitanti e i viandanti. In un più recente passato il primo piano venne destinato al luogo di ritrovo dove si suonava e si ballava in compagnia. To my bed, go easy my hunger, easy my head. Oh, bringing me fire, bringing me water, taking me high, taking me down.
I've heard a story, I've heard it said, I've come to believe that love is a bet. Sometimes you win and sometimes you lose, and sometimes it calls you right in the move. Come to my table, come to my bed, go easy my hunger, easy my head, bringing me fire, bringing me water, taking me high, taking me down. Give me your pretty, give me your messy, give me your happy. La parrocchia di Ferrera Cenisio venne istituita il 17 febbraio del 1464. Tutti i parroci nel tempo. Attuale parroco Blandino Sergio. Come to my table. Frassino Moncenisio di Moncenisio, albero secolare, età superiore ai 300 anni. Uno dei borghi più carini visti nell'ultimo periodo. Me water, taking me high, taking me down. Certo non dimenticherò mai i borghi d'Abruzzo, ma anche questo è stupendo. Come to my table, come to my bed, go easy my hunger, easy my head, bringing me fire, bringing me water, taking me high, taking me down. Taking me down. Dentro il Signore col caminetto acceso, che bello. Taking me Sì, il porcino con la lumaca sopra. Comunque non me ne andrei, non me ne andrei assolutamente. Ci sono certi posti che mi fanno innamorare all'istante. Questo è uno di quelli. Vietato il campeggio sul territorio comunale per camper, roulotte e tende. Se anziché mettere un cartello così creassero un'area sosta qui, perché acqua ne hanno illimitata, quindi non gli costerebbe nulla, e mettessero un'area sosta per 10 camper a 10 euro al notte, a 15 euro al notte con i servizi, questo paesino si ripopolerebbe, lavorerebbero i bar, perché ci sono bar, ci sono locande, ci sono ristoranti, ci sono taverne, lavorerebbero tutti. Ho fatto una chiacchierata con questi due signori che ci sono alle mie spalle, dolcissimi, tranquillissimi, mi hanno detto adesso dove andare a parcheggiare e mi hanno raccontato un po' la storia di questo posto. Dice che c'era anche un sardo qui, poi ha venduto e se n'è andato. Parcheggio qua vicino, mi ha detto che c'è un bel posto, siamo più isolati, c'è una bella fontana, andiamo a vedere. This is the problem. Ciao, grazie a te, ciao. Dovremmo essere arrivati al parcheggio. Che bello spiazzo. Ecco qua. Possiamo metterci qua o qua anche. Qua ne occupiamo solo uno di parcheggio. Mi hanno consigliato questo parcheggio, quei signori. Si sono anche iscritti al canale, magari gli avrebbe fatto piacere anche essere ripresi, non ci ho pensato. Comunque è una casa meravigliosa qua sotto,
Dopo ve la faccio vedere. Anzi, potremmo andare con Dado adesso. Ci sono degli chalet di montagna, adesso ve ne faccio vedere uno. Guarda Dado cosa puoi trovare qui in questi posti. La trotta iridea, lo stambecco, il capriolo, il camoscio, la marmotta, La pernice. l'aquila reale qua, Quella reale. il cervo rosso Dove e la pernice bianca. Che bello. No, questi posti sono una meraviglia assurda. Una meraviglia assurda sono. Ma questo comprende Siamo- il paese, quello di 50 abitanti. È quello di prima, dove eravamo prima. Vedi? Queste viettine mi piacciono troppo. Anche a me. Questo ha avuto il coraggio, Che carino! Ha avuto il coraggio, prima non voleva scendere, poi sono arrivati tutti i cani ed è arrivato anche lui. Quanto è bellino! Sei Piccolino, carinissimo! Sono suoi questi cani, no? Ah. Tutti e quattro nelle scale. Siamo entrati all'Osteria del Mulino e abbiamo prenotato. Domani a pranzo siamo qui. Gnocchetti al gorgonzola, tagliolini al ragù, e poi un arrosto, qualcosa, e antipasti, un tagliere di salumi e formaggi della zona. Qua ci sono i pascoli. Beh, mangeremo bene. Adesso rientriamo in camper. Passeggiate con Dado, sempre produttive. Sì. E siamo arrivati all'ora di cena anche oggi. Abbiamo conosciuto la metà degli abitanti del paesetto, abbiamo chiacchierato con tutti, ci hanno raccontato di tutto. Abbiamo prenotato, come avete visto, il ristorante l'osteria per domani a pranzo. E quindi staremo ancora. Mi piace troppo, non volevo andare via, quindi andiamo via domani pomeriggio. Adesso una bella cenetta, un buon bicchiere di vino rosso E buon appetito. e a domani. E chiudiamo qui la giornata. Chiudiamo con un borgo di montagna meraviglioso. Sì, veramente stupendo. E domani ce lo godremo ancora di più perché abbiamo prenotato in quel ristorante. Ferrera Moncenisio. Ciao, buonanotte. Ci vediamo Buonanotte. domani. Buongiorno a tutti amici. Buongiorno da Ferrera Moncenisio. Ferrera perché c'erano o cercavano delle miniere di ferro. Ecco perché Ferrera. Mi sto riallenando, mi sto già riallenando da qualche giorno, sono contentissimo, tutto sta andando bene, vedete? Tra un po' devo iniziare a mettere una pomatina per non far cicatrizzare male la ferita. E quindi abbiamo risolto tutto. Finisco di allenarmi, doccetta, poi andiamo a pranzo fuori. Si è allenata anche Rita prima, si starà lavando, immagino. Abbiamo dormito da Dio intorno ai 13-14 gradi, adesso si sta benissimo all'ombra, proprio benissimo. Questa bella casetta di legno, guarda com'è fatta bene, che tronchi belli, eh? Sì. È chiusa però. Rita è quasi pronta e io vado a farmi la doccia. È mezzogiorno, passeggiatina e pranziamo. No? Sì. Oggi dopo l'allenamento gnocchi al gorgonzola. Leggeri. Pronti? Pronti? Andiamo. Siamo Chiù. sicuri che non c'è spazzatura da nessuna Qua non c'è ne ho un viste. cestino da nessuna parte? Qua non ne ho viste. Di solito in cimitero c'è. Sì. Boh, se lo vediamo la buttiamo. Siamo pronti ragazzi. Pronti per andare ad assaporare i piatti tipici di Ferrera Moncenisio.
Questo è proprio un amore di villaggio, È troppo bello, sì. È bellissimo. Bellissimo. È proprio un borgo. Sì. Qui la vorrei una casa, Rita. La vorresti? Sì. Guarda che figo questo campanello. Che no. Praticamente tu No, giri. sì, da qui. Guarda, se giri forte fa è solo che escono i proprietari. Più forte del nostro antifurto. Caldo stamattina, Sì, c'è caldo. Caldissimo. E il sole picchia molto. Troviamo anche la chiesetta aperta, andiamo a vedere, ragazzi. Per vedere la chiesa e seguire la narrazione, salire alla balconata. Attenzione ai gradini alti. Andiamo. Qua c'è storia, amici, Questa è parecchio antica, Vi do il benvenuto nella chiesa parrocchiale dedicata a San Giorgio. Siamo a Moncenisio, uno dei comuni più piccoli d'Italia, che fino al 1940 portava il nome di Ferrera Cenisio. Conosciuto fin dai tempi dei Romani, a partire dal 1500 il valico del Moncenisio divenne il più importante attraversamento delle Alpi occidentali. Il mio nome è Michel e sono una guida alpina, una versione moderna di quelli che da queste parti si chiamano Marron. I Marron mettevano la loro conoscenza della montagna al servizio dei viaggiatori, allertandoli e aiutandoli nei punti più impervi e ghiacciati, guidandoli ai luoghi di sosta, dissuadendoli dall'idea di partire o proseguire se le condizioni atmosferiche diventano proibitive, riconoscendo i tratti di strada esposti al rischio di valanghe. I numerosi frequentatori del valico avevano bisogno durante il tragitto di pernottare e di ferrare i cavalli. E fu così che nel piccolo paese di Ferrera, nel 1800, si contavano ben 4 alberghi e 300 abitanti, guide e portatori, come me, che accompagnavano merci e persone attraverso il Moncenisio. Dopo una vita passata ad accompagnare persone sulle montagne della Valle di Susa, oggi sono felice di guidarvi nella visita della chiesa dedicata al patrono San Giorgio, molto amato da queste parti. Io non so giocare a biliardino. vai. Mi ha fatto 8 gol, ma ho recuperato sul finale. 9-1. Finita. 9-1, ragazzi. Noi siamo gente che nei bar a giocare a biliardino ci andava e si giocava la birra, chi perdeva pagava. Rimanevo dalle 2 alle 10 di sera bevendo gratis. Che giardini, Pensa a mangiare qua. Giardini in montagna meravigliosi. Cioè, guarda che meraviglia qui. Te lo fai un riposino di pomeriggio? Ragazzi, ve lo fareste? Qua, pranzare qui, alzarsi da qui e sdraiarsi qui. Col fresco che c'è adesso. È una meraviglia, una meraviglia. Certe case sono stupende, chissà quanto vale una casa del genere. Con questo giardinetto. L'amerei alla follia. L'amerei, una casa così me ne prenderei cura, sarebbe un gioiello. Che bella che è. Siamo pronti. Osteria del Mulino, bar, ristoro. Prego, accomodate. Una frase che mi piace già è questa. Italia, luogo di vino. Ragazzi. E quindi ci sono tutti i vini prodotti in Italia. Vedete, Bovale Sardo, Carignano, Cannonau e tutti i vini d'Italia. Anche
Tagliolini e ragù, gnocchi al gorgonzola, stinco con le patate. Buoni. Bellina questa bottiglietta, eh? Sì, Piace molto. sono salati in superficie. È pane fatto in casa, è fatto dalla signora, infatti è bollente. Adesso Dado ci dice anche come. Paura, è caldissimo. È buono. È arrivato il mio primo, tagliolini al ragù, sembrano molto buoni. Sembrano ben conditi e umidi finalmente. Ovviamente parmigiano che non può mancare. Lasciacene. Non No, credo. per noi non ne abbiamo bisogno di parmigiano, che è già un formaggio. E si mette anche il resto, si mette la pecorino, parmigiano, facciamo una 4 formaggi. Infatti, non devi fare una 4 formaggi. Il gorgonzola deve pure valere. Gnocchi al gorgonzola, Nell'aspetto? bellissimi. Buoni, eh? Che buoni. Beh, assaggia. Non li ho ancora assaggiati, ma so già che sono buoni. Sì? Sì. Ottimo. Ottimi. Veramente buonissimi, delicati. Il gorgonzola non è fortissimo. Salute. Per secondo uno stinco buono, stinco con patate, stracotto. Comunque questo stinco di santo è massiccio, eh. È difficile. 2 stinchi in 3 e non ce l'abbiamo fatta, né io e né voi, Cacchio. perché i primi erano mazzosi. Sì, le porzioni sono molto abbondanti. Buone, Cavolo, gli gnocchi con gorgonzola bastava solo quello. Una cosa peggiore è che è troppo buono Sì, per e ti lasciarlo. dispiace, è Mi vero. dispiace, me ne finirei 20 di questi, ma non ce la faccio. Mentalmente. Mentalmente. Con gli occhi si dice, mentre invece con la pancia sei pieno. Oh, Ragazzi, mangiato benissimo, anche troppo. 3 primi, 2 secondi, mezzo litro di vino e 2 caffè, 62 euro. Alla grande, alla grandissima. Quando si mangia così tanto e bene, si spende il giusto, 20 euro a testa. È tutto È tutto strabuono. Adesso riprendiamo il camper e risaliamo in mezzo ai monti, in quota, perché c'è già caldo qua giù, eh. Qua siamo a 1460 e su siamo a 2000. Due passi per digerire gli gnocchi. Togliamo l'oscurante. Grazie dell'ospitalità. Moncenisio, bellissimo. Però adesso saliamo di nuovo a 2000 perché c'è caldo qui a 1500. Nuovamente in Francia, un po' in Italia, un po' in Francia. Comunque stiamo salendo e si sente già la temperatura più fresca, eh.